Oggi un video un po' particolare perché ci occuperemo sì di DaVinci Resolve come abbiamo fatto tante altre volte, ma questa volta non riguarderà la registrazione di video, ma quanto la registrazione della musica. In che senso? Nel senso che useremo DaVinci Resolve come quei software che vengono chiamati DAW, ok? Cioè quei software sul computer che servono per registrare fondamentalmente un microfono, una chitarra, eccetera. Abbiamo qua la chitarra, abbiamo il nostro microfonino, abbiamo, lo riesco a tirare che ci sono i cavi, non so se si riesce a vedere, tolgo la chitarra, il mixer che è uno Yamaha AG6. Questo Yamaha ora scusate, prima devo collegarlo al computer, me l'ho dimenticato. Il computer non era neanche collegato a rete, vabbè, porta. Allora, dicevo, ora lo accendiamo e come vedete abbiamo il collegamento al microfono, collegamento alla chitarra, eccetera, e poi questo cavo. Questo è un vecchio cavo tipo, non so se vi ricordate quelli che si usavano per le stampanti, USB-A si chiamavano. Ora il nuovo mix della Yamaha viene con l'USB-C, ma fondamentalmente questo serve a collegare il mixer al computer. Come registriamo diciamo quello che andremo a cantare, suonare, tutto quello che vogliamo attraverso DaVinci Resolve al posto di usare i più famosi Cubase, eccetera. Perché? Prima di tutto perché DaVinci Resolve è gratis, vi dà un sacco di non so, compressori, delay, eccetera, tutti già integrati e quindi fondamentalmente poi se lo sappiamo usare per video è probabile che ci risulti anche molto semplice da imparare come si fa a usarlo per l'audio, ma ha un piccolo trick, una piccola cosa che dobbiamo vedere al computer per capire bene, perché effettivamente ho avuto molte difficoltà a cercare una risposta, per esempio persino nel forum ufficiale di DaVinci Resolve. Perché? Perché la maggior parte di quelli che lo usano da DaVinci Resolve normalmente sono videomaker e non molti sono invece musicisti. Per cui andiamo a vedere, entriamo in DaVinci Resolve, vediamo come creare un progetto per l'audio e come fondamentalmente potremo quindi registrare. Allora, apriamo DaVinci Resolve, dunque DaVinci, eccolo qua. E apriamo un progetto untitled, quindi senza nome. Ora il problema qual è? Lo vediamo subito, perché se io vado a Fairlight, alla pagina tipicamente dedicata all'audio, vediamo che manca una cosa importante, manca una traccia audio. Per cui come facciamo a registrare se non esiste nessuna traccia audio? Se voi cercate su Google, andate sui forum, tutti vi diranno: ah, ma è semplice, basta fare clic, bottone destro
e poi add track. Io faccio bottone destro e non succede assolutamente niente. Cioè, anche se lo faccio e si apre, come vedete non esiste add track. Bene, perché? Perché tutti quelli che parlano sui forum, come vi dicevo, in generale non sono musicisti, sono videomaker. Quindi partono dal presupposto che tu una timeline ce l'hai già dove hai messo qualche clip e poi vai magari a fare un voice over o una cosa del genere. Quindi manca una parte per il musicista che è abituato ad entrare in Cubase, per esempio, e trovarsi la traccia audio già preparata, che è questa. Praticamente voi andate a File, New Timeline, naturalmente Audio Track Type Stereo, Create. A questo punto, come vedete, magia, troverete diciamo, la traccia audio. Ne potete aggiungere poi quante volete. Ora sì che se faccio clic bottone destro, vedete che compare add track. Ok, che può essere mono, stereo. Ora lasciamo questa automatica che è una track stereo perché mettiamo che io già ho tutta la mia cascata di effetti eccetera già passati sul mixer, non devo inserire niente, devo registrare come se fosse live. Cosa mancherebbe? Mancherebbe che se io tento di fare la R per armare la traccia di record, come vedete non me lo lascia fare. Perché? Perché ci manca una cosa importante, digli che sulla traccia audio A1, oppure quella che voi poi andrete a creare, dobbiamo andare in dove dice input, di nuovo input, digli che il mixer sia diciamo, dal canale destro che dal canale sinistro va a dover registrare su questi. A questo punto, questo non l'avevo ancora, eccetera, troverete solo a questo punto il patch. È chiaro che se voi volete, per esempio, il mixer mandi la chitarra a destra e la voce a sinistra per poi lavorare meglio, eccetera, questo è un altro fatto che magari vedremo in altre occasioni. Ora come ora stiamo trattando, come dico, il caso più semplice possibile, cioè io prendo e devo registrare quello che arriva dal mixer direttamente su una traccia stereo in DaVinci Resolve. Quindi faccio patch, posso chiudere qua e vedete che mi compare qua a G6, sì, il mio mixer, e ora se io faccio clic in R si arma la traccia. Quindi con questo bottoncino io potrei iniziare a registrare. Quindi quando spingerò questo bottoncino avrò l'entrata del mixer. Spero quindi sia stato utile un po' per tutti. Mi dispiace che sto registrando ultimamente dalla stanza da letto, ma purtroppo la stanzetta che uso sopra per registrare ha dei problemi di umidità che stiamo risolvendo e quindi per ora accontentatevi. Grazie a tutti.